Ciao a tutti e benvenuti di nuovo al corso di uncinetto per principianti. Oggi vi mostro come realizzare il nodino iniziale e la catenella, che è il punto base per realizzare la maggioranza dei progetti all'uncinetto. Se non avete visto la prima lezione, dove vi mostro come tenere l'uncinetto e la scelta dei materiali, andate a visionarla. Questa è la lezione 2. Il mio consiglio alle principianti è quello di ascoltare il video fino alla fine, anche se inizialmente ci sono tante chiacchiere per spiegare ovviamente quella che può essere la tecnica. Abbiate tanta pazienza, anche perché se riuscite a sviluppare tanta pazienza adesso, riuscirete poi in automatico ad essere brave nei lavori all'uncinetto, perché i lavori fatti a mano ritengono veramente tanta pazienza. Andiamo a vedere come iniziare col nodino iniziale e la nostra catenella. Prima di iniziare chiaramente la nostra lavorazione dobbiamo scegliere l'uncinetto adatto. Allora, come potete vedere, io qui vi faccio vedere alcuni uncinetti, ce ne sono veramente tanti in commercio. Ovviamente voi potete usare quello che per voi è più comodo o ritenete più adatto per la vostra manualità. Personalmente io tendo a preferire gli uncinetti, questi qui ergonomici con la gomma, perché come io non so se dal video si vede, ma io ho fisso insomma sia sull'indice che sul mignolo due calletti che praticamente si sono formati per l'impugnatura dell'uncinetto, perché io impugno l'uncinetto a coltello, perché è un metodo, come vi ho spiegato nella lezione iniziale, più comodo per chi lavora con tessuti un po' più spessi, quindi anche più duri, tipo il cordino per le borse. Ora, il numero di uncinetto, oltre che il modello, abbiamo alluminio, questo è con l'impugnatura in plastica, questo con quella in gomma, e poi ci sono questi di acciaio o di alluminio. Questo è un uncinetto molto più grande, vedete, il numero 12, che io uso in genere per lavorare le borse di fettuccia, quindi ho bisogno di un uncinetto un po' più grande. In genere uso questo, il 12, o il numero 8 o addirittura il numero 6 se la fettuccia magari non è molto spessa, tipo insomma come la gemma, che in diversi tutorial poi vi farò vedere. E poi c'è questo qui, vedete, che è alluminio ed è abbastanza spesso come uncinetto, però ovviamente per le lavorazioni un pochino più dure può dare un po' fastidio alle mani. Però quello che ci interessa, oltre a scegliere il modello, e questo sarà poi qualcosa che voi elaborerete man mano che lavorate, perché essendo principianti ancora non avete un vostro gusto personale ovviamente, però questo poi lo maturerete. Ovviamente personalmente vi consiglio sempre di utilizzare uncinetti con la gomma, perché saranno o a coltello o a penna, saranno comunque con l'impugnatura, ovviamente saranno comunque più comodi ed eviterete ovviamente di farvi male come è capitato a me all'inizio che lavoravo l'uncinetto. Ora, le descrizioni del cartellino, come vi ho detto nel primo video, in quello iniziale, che vi consiglio di andare a vedere, che è la prima lezione, vi dice sempre più o meno, vedete che uncinetto potete usare, in questo caso dice 3,5-4, questo è un filato di cotone, quindi ogni volta voi più o meno, perché siete principianti, andate sempre a guardare il consiglio che vi dà e poi fate la prova, quindi fate una prova con il 3,5 e poi fate una prova con il 4, perché ancora non sapete che manualità avete le prime volte, quindi questa è una cosa che svilupperete poi man mano e dopo non avrete più bisogno di seguire le indicazioni, vi basterà, ecco, già avere in mano, vedete, io basta che faccio così, già mi rendo conto più o meno dell'uncinetto che devo andare ad usare, perché ormai ovviamente ho fatto esperienza in questo. Iniziamo chiaramente dal nodino iniziale. Ora, ci sono diversi modi per iniziare la lavorazione, l'importante è che si faccia un piccolo nodino. Allora guardate, io qui ho l'inizio, il filo del gomitolo, che io, come vi ho spiegato già dalla prima lezione, inizio, vedete, tirando il filo dal centro. Guardate, allora, un modo, che è quello che uso sempre, vi devo dire la verità, è quello classico. Quindi qui abbiamo il filo corto, vedete, e qui abbiamo il filo lungo del gomitolo. Io semplicemente faccio in questa maniera qui, vedete, con la mano destra, giro così e faccio praticamente una X.
quindi appoggio, vedete, semplicemente il filo così, quindi sono così, giro il filo così da destra, lo appoggio sull'altro filo e faccio scorrere la codina, vedete, questa qui corta. Prendo il mio uncinetto, lo faccio passare attraverso, prendo il cappietto in questa maniera qui e poi semplicemente tiro i due fili insieme e così, vedete, io ho fatto un nodino. Ok, ripeto, guardate, questa è proprio la maniera più semplice, che per le principianti può essere complicata, però non mollate, fate più prove, anche se dovete perdere più tempo, perché questi passaggi, sarebbe nodino e catenella, sono quelli praticamente che sono la base della maggioranza dei lavori all'uncinetto. Quindi di nuovo, guardate, qui ho il filo corto, giro con la mano destra in questa maniera, così, e vado a posizionare il mio filo, vedete, sull'altro dito, così, quindi faccio una X, vedete, qui faccio una X, attraverso la X in questa maniera qui, carico il filo, ovviamente ho bisogno della codina di entrambe, sia la codina del filo corto che del gomitolo, e faccio il nodino e poi tiro, ed ecco qui. Un altro metodo che ho visto spesso online è questo, che praticamente fanno così, passano così, girano l'uncinetto in questa maniera qui e chiudono in questa maniera e fanno il nodino, vedete, guardate, quindi c'è più di un modo, di nuovo, guardate, praticamente metto il filo sull'uncinetto così, giro praticamente così, prendo il filo del gomitolo, quindi non la codina, e faccio così, e ho fatto il nodino, vedete, anche così. Quindi sono due modi molto semplici, ma sicuramente ne potete sviluppare degli altri, perché veramente ho visto tanti modi di fare il nodino, però questo è quello più semplice, perché molte poi mi chiedono se nel nodino si entra. Allora, qualcuno lavora nel nodino, io non lavoro nel nodino. Quando fate, vedete che girate, in realtà si va a formare una catenella. Quindi quando fate la X, quindi prendete il filo, fate la X sul dito, ok? Quindi fate questa X, attraversate il cerchio, prendete il filo così, vedete, non si forma l'anellino, ma è proprio un nodino. Invece quando giriamo, cioè prendiamo il filo, facciamo così, giriamo e prendiamo il filo e poi ovviamente chiudiamo, già si forma, guardate, una catenella. Quindi è chiaro che se voi poi entrate in una catenella per girare, tenete sempre presente che una delle catenelle che voi avete lavorato non si conta, perché praticamente lavorerete poi la maglia bassa in quella dopo. Quindi se fate 10 maglie basse, 10 catenelle, non vi troverete 10 maglie basse, ma 9 maglie basse, perché quando andate a lavorare poi quella maglia verrà eliminata. Poi ovviamente lavorando vi rendete conto, man mano vi spiego tutti i passaggi. Adesso facciamo il nodino che preferiamo. Io in questo caso, guardate, faccio quello che faccio sempre, faccio la X, carico il filo così e chiudo. Ok, adesso la tensione del lavoro è importantissima. Ora guardate, fare le catenelle risulta difficile alle principianti perché non sanno come mantenere il filo. Quindi capite magari il procedimento di scorrimento delle catenelle, ma questo filo non riuscite a tenderlo. Quindi io che cosa faccio? Mantengo il cappietto, guardate, lo mantengo proprio con pollice e indice e poi man mano scorro così prendendo il filo. Quindi ho il cappietto, vedete, qui ho sempre il filo corto che non va lavorato, la codina, qui ho il filo del gomitolo, noi lavoreremo sempre con quello lungo del gomitolo, tengo ferma, vedete il nodino iniziale, carico il filo, ma nel frattempo guardate, io questo filo lo sto mantenendo con le 3 dita della mano, perché altrimenti il filo mi diventa troppo largo e ho bisogno di una tensione che mi permetta, vedete, di entrare, caricare il filo, quindi ho caricato il filo e passo attraverso, vedete, la prima asola, ok?
Ora allento leggermente, vedete, lascio, carico, mantengo sempre le 2 catenelle e di nuovo carico, di nuovo allento il filo, non tiro ancora, vedete, fermo prima qui e poi carico e di nuovo, vedete, adesso allento il filo e poi lo trattengo. Allora, tutto questo lavoro che io faccio in automatico adesso, perché chiaramente lo faccio sempre, è qualcosa per cui voi vi dovete esercitare, quindi non pensate che sia una perdita di tempo, assolutamente, questo è un lavoro importante, quindi ripetete sempre, fate dei tentativi continui. Di nuovo, guardate, io carico il filo e faccio scorrere e farò poi man mano, vedete, anche se voi non ve ne accorgete, io praticamente allento e tendo, allento e tendo, allento e tendo. Il mio consiglio è quello di fare una catenella da 20 punti, sciogliete di nuovo la catenella e la ripetete, sciogliete di nuovo la catenella e la ripetete. E dovete fare questa esercitazione finché non vedete che più o meno i punti sono uguali. Perché guardate, è importante avere più o meno gli stessi punti, così il lavoro è chiaro che sarà uniforme. Inizialmente non vi scoraggiate se vedete che i punti non sono uniformi, è normale. Quindi dovete semplicemente esercitarvi. Quindi vedete, di nuovo, carico il filo. Ho sempre, guardate, la catena la fermo col pollice e il medio. Con queste 2 dita, vedete, io man mano sto trattenendo il filo e mi aiuto con questo indice, ovviamente con l'indice, perché ovviamente ho bisogno di un appoggio poi per lavorare le mie catenelle. Poi dopo lo farete così velocemente, vedete, io poi quando inizio a lavorare lo faccio così velocemente perché ovviamente sono abituata a farlo e questo è qualcosa che poi farete anche voi. Come potete vedere, i punti sono tutti simili perché ormai ho una tensione del lavoro uniforme. Ok, quindi è qualcosa che dovete raggiungere anche voi e non vi scoraggiate perché sicuramente ci riuscirete. Ora il compito che vi do per la prossima lezione è quello di esercitarvi, quindi fare la catenella, fate 20-30 punti, sciogliete da capo, 20-30 punti, sciogliete da capo. Se avete difficoltà col nodino, fate più volte il nodino come ho fatto io, lo fate, lo sciogliete, lo fate, lo sciogliete. Non pensate che sia una perdita di tempo, assolutamente. E poi preparate 20 punti, quindi farete, quando siete diventate abbastanza brave, quindi nel fare la catena, vedete, uniforme, quasi tutte simili, con qualsiasi filato ovviamente avete a disposizione, se avete della fettuccia, se avete del cordino, non è importante, ok? Questa è un'esercitazione, quindi una volta fatto questo mettete su 20 catenelle e la settimana prossima, quindi alla prossima lezione, realizzeremo insieme la maglia bassa e vi farò vedere più di un modo per lavorare all'interno della catenella la nostra maglia bassa. Quindi in conclusione ragazzi, non vi scoraggiate se la vostra catenella non è uniforme, più vi eserciterete e più la vostra catenella risulterà uniforme. Nella prossima lezione vi farò vedere come realizzare la maglia bassa, che sarà il punto che ci aiuterà a creare da subito già un primo progetto. Trovate la playlist del corso nel box informazioni, quindi cliccate per seguire le varie lezioni e in più ditemi com'è andata, quante catenelle siete riusciti a fare e se è stato difficile o siete già a buon punto. Io vi saluto e ricordate che con tanta pazienza riuscirete a fare delle magie con l'uncinetto.